La cocorita è una tra le specie di pappagallo più conosciute e allevate, un concentrato di simpatia che dall'Australia ha colonizzato le case di tutto il mondo grazie ai suoi cinguettii pieni di vita. In questo video Zoo Planet vi mostrerà tutto ciò che c'è da sapere su di loro, come riconoscerle rispetto alle altre varietà di pappagallo, le differenze tra maschio e femmina, come tenere le cocorite in casa e molto altro ancora. Ma chi di voi ha una cocorita? Scrivete la vostra risposta sotto nei commenti e prima di andare avanti ricordate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Anche detta parrocchetto ondulato, la cocorita è una specie di pappagallo di ridotte dimensioni, dai 15 ai 18 cm di lunghezza e dai 30 ai 40 grammi di peso, che ha letteralmente conquistato l'Occidente non molto tempo dopo che esso ha scoperto l'Australia. Classificato nel 1805, il primo esemplare di cocorita da compagnia ha raggiunto la madrepatria dell'impero britannico nel 1840. Da allora la sua diffusione in Europa e successivamente negli Stati Uniti non si è più fermata. Immediatamente riconoscibile per via della coda sviluppata, senza la quale sarebbe molto meno lunga di una spanna, la cocorita possiede un piumaggio tendenzialmente variegato, eredità di moltissimi incroci. I colori più comuni che lo compongono sono il verde, il giallo, il celeste e il bianco, talvolta sfumati uno sull'altro o che danno vita a pezzature. Sulla parte superiore del collo, sulle ali e sulla coda, presenta inoltre delle striature di colore nero o più raramente grigio scuro. Si tratta di una delle poche specie di pappagallo a presentare un forte segno distintivo tra i due sessi, che rende impossibile sbagliarsi. Infatti, la base del loro becco presenta una piccola placchetta di cera che nella femmina oscilla tra il rosa e il marrone, mentre nel maschio si presenta di colore azzurro dopo i 3 mesi di età. A rendere la cocorita così popolare, oltre al suo aspetto colorato, è la capacità di portare costante buon umore, grazie a un carattere estremamente socievole, oltre alla facilità con cui è possibile prendersene cura, anche se non si è esperti di volatili. Dicono che essere attivi e vitali aiuta a mantenersi giovani e in salute. La cocorita conferma in pieno questa affermazione, in quanto possiede una speranza di vita media veramente alta per un animale così piccolo, tra 10 e i 12 anni. Il segreto della sua longevità? Non avere la minima intenzione di trascorrere il proprio tempo annoiandosi. Infatti, che viva in gruppo o da solo, questo pappagallo è sempre alla ricerca di qualcosa da fare e ama svolazzare qua e là per cercare nuovi modi di divertirsi, esplorando l'ambiente intorno a sé. Adora fare il bagnetto, respirare aria fresca e prendere il sole, ed è solito portare avanti ogni cosa che fa canticchiando in maniera incessante. Non per niente la sua cantilena viene comunemente associata al frinire delle cicale nelle sere d'estate e chiamata perciò cicaleccio. Certo, tutto questo rumoroso dinamismo può essere disturbante per chi ama il silenzio, ma in caso contrario non resta che godersi la loro gioia di vivere e la loro natura affettuosa. Si consiglia di far vivere le cocorite in gruppo, in modo che possano assecondare la propria natura, ma nel caso in cui se ne allevi una in solitaria, la compagnia che ricercherà in maniera massiccia sarà la vostra. Va da sé che si tratta di un animale davvero facile da addestrare, che adorerà imparare percorsi e cimentarsi in giochi di abilità, a patto che le si dedichi del tempo ogni giorno. La curiosità naturale che caratterizza la cocorita richiede che essa abbia la possibilità di trascorrere del tempo fuori dai confini di una gabbia, che, per quanto ampia, spaziosa e confortevole, le risulterà limitante piuttosto in fretta. È dunque consigliabile concederle qualche decina di minuti di libera esplorazione della casa ogni giorno,
o perfino portarsela dietro durante le proprie passeggiate. In quest'ultimo caso, però, è meglio dotarsi di una pettorina o di un guinzaglio. Le cocorite sono infatti animali tanto curiosi quanto delicati e si spaventano con facilità in caso di movimenti bruschi, rumori forti o atteggiamenti minacciosi. Nel momento in cui la paura le prende, la loro reazione istintiva è di volare via all'impazzata, senza una logica precisa, e a quel punto difficilmente ritroveranno la strada di casa. A livello di nutrizione, l'alimento basilare della dieta di una cocorita è un mix di semi di varietà differenti, che tuttavia non devono essere somministrati come alimento esclusivo, in quanto non contengono tutti i nutrienti necessari per mantenerla in salute. Alcuni consigliano di partire dagli estrusi, una sorta di crocchette di cereali pensate appositamente per gli uccelli esotici, anche se bisogna addestrare la cocorita ad accettarli nella propria dieta. In ogni caso, almeno il 30% del cibo somministrato deve essere di altra natura, dalla verdura fresca alla frutta, meglio se secca e non eccessivamente zuccherina, fino a una piccola parte di proteine di origine animale tramite uova e carne. In accordo con la natura solare e giocosa e con la sua origine tropicale, la gabbia di una cocorita deve essere più ampia possibile, perché è esposta alla luce e vicina a una fonte di calore, come il termosifone, specialmente in inverno. Inoltre, sono consigliati almeno 3 posatoi e un paio di vaschette, così da fornire più destinazioni di villeggiatura. A ben vedere, è molto probabile che la gabbia finisca per costare ben di più della cocorita stessa, in quanto il suo prezzo difficilmente supera i 20 euro per un esemplare allevato in cattività e gli 80 per uno cresciuto a mano, mentre la loro dieta può essere assemblata con alimenti comuni. Questo era tutto ciò che c'è da sapere sulle cocorite. Non resta che procurarsene alcune per portare una carica di simpatia all'ambiente di casa. Ma prima di correre al negozio di animali, non dimenticate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite.